Ok, poco fa stavo scherzando su Instagram quando dicevo che non mi ricordo come si fa, ma mi sa che non mi ricordo come si fa. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, caldo, non esageriamo. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ci risiamo. Sono tornata. Sono tornata con il mal di gola. Questo è un video chiacchiere. Abbiamo un'altra location, dovete sapere che il mio studio è un po' trasformista come me. E niente Marina, di qualcosa di utile. Di che parliamo oggi? Oggi parliamo di tutto. Oggi parliamo di tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. Avrete sicuramente notato che sono un po' sparita nell'ultimo periodo. Ovviamente YouTube non è il mio lavoro primario, attualmente non è un lavoro, è un piacere, di conseguenza cerco di dedicargli più tempo possibile quando ho tempo. E perché non ho avuto tempo? Perché negli ultimi mesi mi sono dedicata alla realizzazione di un proposal per il mio fumetto. Ebbene sì, per la prima volta in 32 anni Marina ha deciso che non era più il caso di continuare a scrivere e disegnare storie e tenerle solo per me, ma ho deciso di propormi per la prima volta a Etna Comics 2022. Quindi oggi di che parliamo? Parliamo un po' delle mie considerazioni riguardo a quello che è successo in fiera, parliamo dei progetti futuri per il canale e vorrei un attimino confrontarmi con voi circa l'introduzione delle recensioni su YouTube, perché chi mi segue su Instagram sa che da anni ormai faccio recensioni di albi illustrati e di fumetti su Instagram, ma stavo pensando di spostare il tutto su YouTube. Anche perché, voglio dire, ci sono 1 milione di storie in evidenza, cioè continuare ad aggiungerne mi sembra eccessivo. Dunque, intanto partiamo dalle basi. Cos'è un proposal? Un proposal è una sorta di albetto, un documento che tu prepari quando vuoi presentare un progetto per un fumetto. Quindi contiene delle informazioni su di te, delle informazioni sul progetto, generiche per la serie, da dove è nata l'idea, perché l'hai fatto, qual è il formato che tu hai immaginato per il tuo albo, di quante pagine hai intenzione di farlo, il pitch, che sarebbe una descrizione in pochissime righe del tuo progetto, sinossi, tavole definitive con il testo e delle schede dei personaggi. Ovviamente tutto questo è una cosa che tu prepari parecchio tempo prima di presentarlo, infatti io in realtà vi posso dire che ci ho lavorato nell'ultimo paio di mesi, ma in realtà è stato un ultimare, un qualcosa a cui io lavoro da un paio d'anni. Ufficialmente, perché in realtà il progetto del mio fumetto è nato circa 3 anni fa, ma poi è stato talmente tanto rielaborato che il progetto ultimo è di 1 anno fa, più o meno, 2 anni fa al massimo. Quindi questa cosa mi ha preso veramente tanto tempo perché ci tenevo a fare il massimo di quello che sono le mie possibilità artisticamente parlando, e così è stato. Ora, ad Etna Comics, come credo nelle fiere del fumetto in generale, ti danno la possibilità di avere degli incontri con gli autori. Questo è quello che vi ho accennato già su Instagram, per chi mi segue su Instagram. Se non mi seguite, seguitemi, su Instagram mi trovate come Fantenero Art e lì facciamo anche i sondaggi sugli argomenti dei video, quindi se volete un argomento in particolare o appunto volete avere il potere decisionale anche voi, seguitemi su Instagram. E cosa è successo a Etna Comics? A Etna Comics ti danno la possibilità di essere selezionato per un colloquio privato con i giganti del fumetto che vengono invitati. Il caso, la fortuna, il mio talento ha voluto che
io avessi la possibilità di avere un colloquio privato con i 3 giganti con cui io desideravo effettivamente avere il colloquio, che io ho puntato dal primo momento in cui ho letto che sarebbero stati presenti in fiera e che sarebbero stati presenti nell'area Talent Scout, che sono il maestro Angelo Stano. Qualora non lo conosceste, Stano è uno dei numeri 1 della Bonelli, il disegnatore del numero 1 di Dylan Dog e dei successi di tanti successivi, in generale un grande maestro. Fabio Celoni, anche qui un gigante della Disney e della Bonelli, sicuramente l'avrete visto secondo me in qualche intervista sul mondo del fumetto, sulla Rai. Io ricordo da piccola di aver visto un sacco di interviste a Fabio Celoni. E in ultimo, ma non per importanza, The Boss, Gabriele Dell'Otto, che diciamo come gli altri due in realtà, per chi bazzica nel mondo del fumetto non ha bisogno di presentazioni, perché è tipo il master della Marvel. La Marvel, ragazzi, è proprio quella che pensate dei supereroi, e ormai lavora quasi esclusivamente come illustratore per la Marvel. E che vedevo dire, ragazzi, tutti e 3 ero molto... cioè veramente pensavo che non ci fossero speranze di incontrarli. Ma a sorpresa, per Angelo Stano sono state selezionate tra tutti quelli che gli hanno mandato il curriculum, cioè il portfolio, soltanto 2. Una di questi ero io, e già là sono defunta. Se per Gabriele Dell'Otto, se non sbaglio, sono stati selezionati 4 persone, una di quelle ero io, e per Fabio Celoni c'era una selezione un po' più ampia e una di quelle ero io. Già, ragazzi, per me questo bastava alla sopravvivenza, anche perché io pensavo che la selezione fosse fatta in maniera un po', non vi dico superficiale, ma qualcosa del genere, mentre invece quando poi ho parlato con questi artisti, loro avevano effettivamente guardato le mie cose, e quello che mi hanno detto, al di là dello specifico, che magari vi risparmio perché mi rendo conto che sono cose appunto fatte su misura per il mio lavoro e magari a voi appunto può non interessare, però posso dirvi che se io avevo delle insicurezze sul fatto che questa fosse o meno la mia strada, loro me le hanno tolte. I loro non sono stati complimenti fine a se stessi, ma erano delle riflessioni fatte sul mio lavoro, cioè loro l'avevano guardato veramente, loro sapevano chi ero io che mi stavo andando a sedere, e questa per me già era tantissimo. E tutto ciò che mi hanno detto sono stati consigli costruttivi che mi facevano capire che il punto in cui sono arrivata è un gran bel punto. Non ho bisogno di fare tanti passi indietro, o meglio, non ho bisogno di fare passi indietro, ma adesso posso solo fare passi in avanti. E questa è una cosa che non mi aspettavo. Perché non me l'aspettavo? Tutti noi siamo consapevoli dei nostri limiti e delle nostre possibilità, ma spesso noi tendiamo a vedere sempre soltanto i nostri limiti. Io sono la persona più ipercritica del pianeta. Magari qualcuno può pensare che io finga di avere determinate convinzioni su quello che faccio. In realtà non fingo. Chi è un Capricorno sa quanto in realtà non è falsa modestia la nostra, ma è proprio convinzione, magari sbagliata, è proprio convinzione di limiti che magari non abbiamo. I discorsi che mi hanno fatto capire che in realtà io sono a un passo dal mio obiettivo, e che l'unico motivo per cui io non sono nel mio obiettivo è colpa mia, perché ho sempre avuto paura di buttarmi. E Gabriele Dell'Otto in particolare, che veramente io
cioè, non so come ringraziare per quello che mi ha detto. Mi ha fatto capire che non devo avere paura, perché posso arrivare dove devo arrivare, e soprattutto se mostro tutto quello che so fare al 100%, posso veramente fare qualsiasi cosa. Io questa cosa non l'ho mai presa in considerazione. E perché vi dico questa cosa? Perché io mi rendo conto che, come è successo a me, in realtà tu che sei dall'altra parte sei nella mia stessa situazione. Quante volte ti sei detto: io so fare un sacco di cose, io ho imparato un sacco di cose, ma che mi serve? Hai sempre quell'ansia che quello che sai fare non importa a nessuno, non piace a nessuno, non ti serva realmente, però hai sempre avuto quella smania di fare, rifare e migliorarti sempre. Ecco, forse semplicemente quello che devi fare è uscire dalla porta e dire: ci sono anch'io. I consigli che mi hanno dato, che mi serviranno veramente, sono tutti legati alla decisione. E con la decisione si intende proprio l'essere decisi nel fare le cose. Angelo Stano mi ha detto che non pensava che io non avessi mai pubblicato, perché il mio modo di costruire la tavola è da professionista, e questa cosa mi è servita tanto, per il semplice fatto che perché così come spesso perché io ho sempre pensato che l'auto lodarsi, cioè le persone che si auto-incensano, non fanno altro che togliersi la possibilità di migliorare. Ma io veramente da queste chiacchiere con i maestri mi sono resa conto che un'altra cosa che ti impedisce di migliorare è non darti mai tregua e non riconoscerti mai un merito. Ragazzi, io mi rendo conto di questa cosa, e l'unico motivo per cui mi sto mettendo davanti a questa videocamera a dirvi queste cose è perché io voglio fare fumetto, come vi ho detto in un video passato, da quando sono nata, in sostanza. Mi sto presentando per la prima volta a 32 anni. Tant'è che, parlando con Fabio Ceroni, gli ho detto: ma forse ormai è tardi, perché fuori di rimandare sempre con l'ansia di avere un'unica possibilità di fare una buona prima impressione, vediamo se qualcuno coglie la citazione, io ho sempre rimandato, fino ad avere paura di aver rimandato troppo, mentre Fabio Celoni mi ha detto: ma chi ti ha detto questa stronzata, chi te l'ha messa in testa, perché ti sei messa in testa questo pensiero che non esiste? Se anche tu sei un illustratore trentenne, quarantenne, cinquantenne che ha l'ansia di essere in ritardo, spero che la mia esperienza personale possa averti in qualche modo tolto un peso dal cuore, come è stato per me, e vi dirò, parlare con questi grandi mi ha fatto capire che ho smesso di mettere da parte il mio obiettivo principale, che è appunto quello di fare fumetto, che se devo arrivare al punto voglio arrivarci il prima possibile, perché gli ultimi anni ci hanno veramente insegnato che può succedere di tutto, e magari tu hai rimandato qualcosa pensando di avere tempo, e poi può succedere veramente qualunque cosa che ti impedisca di non vivere, come è successo con il lockdown, come è successo con la chiusura di tutto. E quindi, ragazzi, veramente dobbiamo avere coraggio, così come mi ha scritto Gabriele Dell'Otto sull'albo. Bisogna avere coraggio, perché a volte veramente l'unica cosa che ci allontana dal nostro obiettivo è il fatto che non ci decidiamo ad uscire dalla porta, a presentarci, a realizzarlo.
Perché sì, è vero, le cose che ci interessano meno fanno molta meno paura, cioè nel senso se tu fallisci su una cosa di cui te ne frega relativamente, vabbè, è andata così. Invece fallire sulle cose importanti è molto più doloroso. Ma fallisci lo stesso se non ci provi mai. Mi ci voleva Etna Comics per capirlo, mi ci volevano loro per capirlo, perché è più facile a volte rinunciare che provarci seriamente. Quindi quali sono i miei progetti futuri? I miei progetti futuri sono lavorare al miglioramento, all'incremento di tutto quello che so fare. Gabriele Dell'Otto si è reso conto che sono una pittrice, mi ha fatto tirar fuori il telefono e mi ha costretto a mostrargli tutte le cose colorate che faccio e mi ha detto tu devi fare questo, cioè tu devi inserire per forza questo, sì bello il bianco e nero, ok, ma colori, tu sei a colori e quindi io sarò a colori e devo lavorare su questa cosa, devo fare tutto quello che finora non ho avuto il coraggio di fare e mi piacerebbe farvelo vedere. Stavo pensando di aprire un canale su Twitch e fare queste live mentre lavoro, perché mi rendo conto che questo genere di cose, al di là del fatto che magari appunto può piacere come spettacolo, può servire effettivamente a insegnarvi qualcosa mentre lo imparo io. E mentre io miglioro, magari voi imparate qualcosa. Quindi ditemi se siete soliti guardare live su Twitch, se mi seguireste su Twitch e oltre a questo progetto ho intenzione di fare più video YouTube, perché adesso che ho superato questo scoglio mi piacerebbe veramente farvi più video, più contenuti. Ho pensato che io ho tantissimi interessi in realtà e magari potrei portarli piano piano tutti sul mio canale. Del resto, cioè, sono una persona che si pone limiti sempre, sono una persona che si fa un sacco di paranoie inutili, ma in realtà paranoie veramente che io considero dei limiti, perché sono tipo dei paletti che mi impongo da sola, per la serie questo è meglio che non lo fai, questo è meglio che non lo fai. Ma perché? Cioè, questa mia autoanalisi io spero veramente che serva a te che mi guardi e che probabilmente sia combinato peggio di me. Qua alla mano, fratello. Detto questo, colgo l'occasione per dire due cose. Una, che siamo arrivati a 103 iscritti e sono veramente contenta del fatto che sia arrivata a questo obiettivo. Vuoi dire sì, ma ci sono persone che hanno milioni di follower, tu ti stai gasando per 100? 100 persone sono tante, cioè se poi uno deve puntare ai milioni mi inquietano anche alquanto. 100 persone sono tante e sono importanti, quindi grazie per esserci. Spero che questo genere di contenuti possa interessarvi, perché in fondo mi rilassa parlare con voi. C'è una cosa che voglio dire, perché io penso che le cose importanti vadano sottolineate anche se non sono allegre. Per me è strano tornare oggi in questo studio a girare questo video, perché voi non lo sapete, ma nella mia pazza vita io condividevo lo studio con mio zio. Io appunto mi dedico alle mie cose e lui costruiva queste navi bellissime in legno e questo lo faceva fino all'altro giorno. Mio zio non c'è più e i tavoli vuoti pesano e soprattutto lui mi seguiva, guardava sempre i miei video e quindi gli mando un saluto. Dovevo fare questa cosa perché sono queste le cose importanti e non vanno ignorate le cose importanti. Non dimenticatevi di dirmi la vostra sul discorso recensioni, se siete lettori, lettrici di fumetti, albi illustrati. Fatemi sapere appunto se vi piacerebbe vedere questi contenuti anche su YouTube. Io ragazzi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivare la campanellina e seguirmi su Instagram, mi trovate come FanteneroArt e niente, noi ci vediamo presto nel prossimo video.
Ciao! Se non ne avete abbastanza di me, vi lascio qui l'ultimo video. Ciao!